Poi vado la notizia della scuola di guerra, questa ne ho già parlato. La scuola di guerra, Stato Maggiore, e ho già detto perché poi sono davvero, ma c'è una cosa che l'ultimo bel ricordo che ho, non dello Stato Maggiore, ma del mio reparto, che noi ogni 6 mesi andavamo a fare le attività di volo. Però qui metto un break. Poi devo tornare indietro, sempre il 91. Ora sto dicendo questo fatto perché andavamo a fare attività di volo per fare il minimo di ore di volo per l'indennità di volo. E quando arrivava uno di questi tacchini fuori allenamento, Stato Maggiore, era obbligatorio un volo tranquillo, un volo da turismo, tempo bello, niente che bossia. Io voglio fare ore e trovo uno ex intercettore. No, andiamo a fare un po' di finta caccia, a finta caccia sarebbe combattimento aereo. No. Lui pensava di fregarmi, perché io caccio bombardiere, combattimento aereo non è che fosse, ma lui non sapeva che avevo un mio carissimo amico Antonio Piccolo, del quale parlerò fra un po', che veniva anche lui dagli intercettori, ha messo un sacco di tempo a fare combattimento aereo. Però ragazzi, sono pisano. Fino a quando un giorno dice, a te non ti insegno più nulla, ormai che tu mi freghi, basta così. Allora questo comincia a farmi le solite manfrine, le forbici, non so, come diventano le forbici, gli yo-yo, tutte le piacevolezze del combattimento aereo. Dopo un po' lui si rassegna, non c'è niente da fare, due piloti, stessa esperienza, stesso aereo, chi si trio, chi si avanti se ciao. Arriviamo a terra, parlando ancora di questo, il capo ufficio operazioni dice, ma con questo abbiamo Stato Maggiore, dovete fare combattimento aereo. Sì, è esperto. Non le dovete fare queste cose, voli tranquilli da turismo, hai capito? Vabbè. L'indomani, il tempo era bruttino, io lo volo lo stesso, come si chiamava? Il cognome vale la conta, no? Vabbè. Andiamo a fare un fiattino, il tempo era brutto, un po' come, andiamo a fare un fiattino strumentale, dai, andiamo. Facciamo tutte le procedure strumentali in coppia, prelezione, GCA. Ritorniamo all'ufficio operazioni, parlando lì del GCA e cose. Ma che sei andato in volo Salerno? Sì, perché ho detto che non si non dovete fare queste condizioni, questo abbiamo Stato Maggiore, delle favori tranquilli, non dove... Insomma, sto povero Bruno Comprezzi abbiamo fatto venire i vermi, ogni giorno ne facevamo una nuova. Fino a quando, l'ultimo giorno, e questa è stata una giornata non dimenticata ormai, stava attento, mi mancava ancora qualcosa per finire. Stava attento una formazione del poligono, manca il numero 4, vengo io. Al poligono di Tiro, vai a fare ore ore, deve essere un criminale. Io ho fatto il distratto, vengo io. Vabbè. E vado al poligono. Quando sono tornato, Bruno Bomprezzi, se no mi avrebbe sparato. Tu sei venuto qua per farmi disperare, tu mi fai morire, non solo io te ammazzo, perché tu mi fai rompermi le scatole, squilla il telefono, alza il telefono e si mette assieme di noi. Poi abbassa il telefono, e non solo per il politico, ma ti permette pure di fare la migliore qualifica di tutti. Prendo un portacenere, questo io ammazzo e me lo squaglio. E poi tornai, questo l'ho voluto dire perché è un ricordo bellissimo che ho del mio gruppo, è fantastico, 113 gruppo, mi commuove a pensarci. È stata una bellissima giornata, e un po' la soddisfazione di aver fatto bene, anche se lo fuori allenamento avevo fatto
bene il lavoro del cacciabombardiere, ma insomma anche l'affettuosità dei colleghi, non poteva sembrare che si sono fregati senza troppe formalità e mi hanno fatto andare poi io. Quello che invece dicevo, poi tornano indietro, è una cosa che raccontarla sembra assurda, sembra impossibile. Si dice due bombe non cadono mai nello stesso buco, e invece qualche volta capita. Questo è mio amico Antonio Piccolo, è un bravissimo ragazzo, maresciallo, veniva dagli intercettatori, quello che dicevo prima, stavamo sempre a fare combattimento aereo. Un giorno arrivano dei piloti da un altro gruppo, devono fare la transizione sul G91 e lui ne prende uno in addestramento e comincia a fare un po' di voli con questo qua. Un bel giorno, durante un volo praticamente normale, fanno un avvicinamento, poi riattaccata, circuito stretto era una riattaccata che si faceva normalmente in emergenza, perché il circuito era 1500 piedi, ma in realtà il nostro circuito non era come il circuito di tutti gli aeroplani rettangolare, il nostro circuito era l'apertura, no? Era la prima, il secondo, e poi sempre in virata si arrivava alla testa della pista. Invece quando facevo riattaccata, tu stavi a terra, riattaccavi, non saliva a 1500 piedi, saliva a 800 piedi, riducevi la velocità dentro entrava il tuo sottovento, arrivato al punto di virata, viravi e entravi in pista. Sto ragazzo seguiva Antonio, no, era lui che seguiva Antonio. Antonio riattacca e poi riattacca questo ragazzo. Antonio mentre a terra vede sulla destra la grande nuvola di fumo nero e via il colpo. Questo ragazzo si è infilato per terra. Una tragedia. Antonio, questo ragazzo, era sensibilissimo, buono, e lui si dava delle colpe, è stata colpa mia. Ma che colpa che hai fatto? Lei sarà avanti? No, perché io non gli ho spiegato bene alcune cose, ma pianta, non devi fregnare. Lui si autocolpabilizzava. Allora cercavo di dire, Antonio, piantala. Non è colpa tua, che dovevi fare? Hai fatto tutto bene, ma devi attaccare. E io feci l'inchiesta, ero ufficiale di sicurezza volo. Ho fatto l'inchiesta, non si capiva che cosa era successo a questo ragazzo. Ho intuito dopo, probabilmente, cioè c'era un po' di foschia, la linea dell'orizzonte non era molto ben visibile, la quota era bassa, c'era un po' di quella luce accecante del sole in mezzo alla foschia. Io credo sia preso una vertigine. Allora, guardando l'aereo davanti, si è finito a guardare l'aereo davanti e non si è accorto che stava picchiato. Presumo. Lui chiede qualche giorno di ferie. Qualche giorno di ferie, poi alla fine rientra delle ferie, era ancora molto scosso. Vabbè, dai, oggi fa un volo tranquillo, c'è uno che viene a fare le ore dallo Stato Maggiore, poi fa un volo turistico, vai sulle Alpi, così, coppia larga, vai così, vai. Vabbè, e partono. Questo va a fare l'apertura, questo andava avanti e seguiva piccolo. A un certo punto, mentre Antonio stava in laterale, vede stare in finale, boom, cade una grande fumata nera. Apre di cielo, 2 voli, 2 morti. E io dice, allo stesso pilota, che hanno 2 regali e muoiono 2 voli successivi. Non era mai successo. Antonio era sconvolto perché era convinto di avere colpa sua. Ma io porto sfiga, chi vuole con me muore. Antonio di fregnare, no. Io non potevo sopportare
l'idea di vedere così depresso, lui non c'era assolutamente nessuna colpa, ma poi tra l'altro conoscendo il tipo buono, sensibile, veramente una persona d'oro, non potevo, non poteva stare inosservata questa situazione. Allora andò, sai che c'è? Andiamo a volere un molo, ho che vado a uccidere proprio un amico, con me ci riesci, con te ci riesci. No, no, io con te proprio un volo, invece due voli. Insomma, alla fine, diciamo, mi sono un po' imbestialito, ho dovuto far pesare il grado, mettere sto caso con quella straccia e andiamo su, è un ordine. Lui un mogio, la faccia triste, si avvia all'aeroplano e andiamo a volo. Io ti seguo fino indiana, a 6 secondi. Tu parti, io ti seguo fino indiana. E durante il volo io vedevo che io stavo dietro, però mi diceva, Piratini, terrorizzato, direi, mi potesse succedere qualcosa. Anzò, mi sta a fare il latte alle ginocchia, mi sta a fare, sta a dormire. Fa quello che posso, Anzò, fa lo spiritoso, faccio vedere che arrivederci Antonio, lui dopo un po' si comincia a rilassare, comincia a fare un po' di virare, comincia a fare un po' di acrobazia e finalmente comincia a fare un po' di acrobazia e io lo seguivo in fila indiana. Era una giornata di invernale, c'erano parecchi nuvolotti, quelli comuni di bel tempo si chiamano, nuvolotti a palla, e abbiamo cominciato a giocare in mezzo a queste nuvole, passando da nuvole. E ci siamo, insomma, è stato un volo, il volo pensiero è un volo banale, ma per me c'era una grande importanza. Andiamo all'atterraggio, andavamo verso l'ufficio operazioni per lasciare, lo vedevo dalla faccia, era più rilassato. Lasciare da un cassottone sulla spalla, stronzo, ma che cosa per casare? Si mette a ridere, poi ci abbracciamo. Grazie Glauco, grazie, tu mi hai salvato. E questo, dice, per me è stato un volo, ma da una grandissima soddisfazione, perché io, conoscendo il tipo, soffrivo l'idea che questo si autopunisse senza motivo. E poi sapevo quanto era appassionato lui di volo. Anche lui, come me, da piccolo faceva gli aeromodelli, era entrato per una grande passione del volo e non potevo assolutamente sopportare che finisse di lavorare per una cosa che non c'entrava niente lui. E così dicevo, questo che sarà il volo in se stesso è un volo qualsiasi, come tanti, però mi ha dato una grande soddisfazione.